Chi è sta dea? Cosa vuol dire la dea? Vediamo 4 luoghi comuni, 4 misunderstanding, 4 stereotipi che la riguardano e che impediscono la comprensione di che cos'è. O Lady of Avalon. Se non mi conosci, sono Laura Ghianda. Tramite questo canale mi occupo di spiritualità radicata, che è la spiritualità del futuro, e di una nuova visione sulla realtà e sul mondo, tramite l'immagine guida di una madre cosmica, la Teosofia. Se vuoi provare anche tu a curiosare in questo mondo assolutamente inedito, iscriviti al canale e attiva la campanellina così da ricevere le notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video. Vediamoli insieme questi principali fraintendimenti e incomprensioni rispetto a quello che si definisce dea. Numero 1. La dea è la donna. Allora. Certo che c'è un legame simbolico profondo, e questo non lo metto in discussione, ok? Detto questo, no, la dea non si esaurisce nella donna e non si esaurisce nemmeno nell'essere umano. Dea è simbolo praticamente di tutto il cosmo e di un modo peculiare di funzionare questo cosmo. È lì la sua qualità, no? È il come funziona questo cosmo attraverso questa immagine di madre cosmica che fa la differenza rispetto alle altre letture. Quindi tutte le volte che si parla di dea e di donna come sinonimi, si sta facendo una leggera, ma neanche tanto leggera in realtà, incomprensione di un significato simbolico che è estremamente più ampio. Pensiamolo proprio nel concreto. Io sono una donna, qua finisco. Dopo inizia qualcos'altro. Attorno alla mia casa c'ho una serie di cose, alberi, prati, eccetera, la terra, le formiche, i vermini, c'ho la volpe che ha attraversato la strada l'altro giorno, c'ho i caprioli, le poiane, gli uccellini, eccetera. Tutto quello che ho appena elencato e molto di più è dea. Quindi, quando nel concreto noi ci riferiamo alla dea solo come alla donna, dobbiamo capire che nel concreto stiamo tagliando fuori un mondo, un universo di cose che sono sempre definibili nella categoria, tra virgolette, dea. Che io sia donna, che io sia uomo, che io sia non binario, che io sia uccellino, che io sia lombrico, che io sia formica, che io sia qualsiasi cosa, sono sempre parte del ventre cosmico. Ed è ancora un po' di più. Non è soltanto la lista inanimata di tutte queste cose, ma il ventre cosmico è anche tutto questo in movimento. È la creazione che continua a farsi e disfarsi. La cosa interessante, l'utilità di video o post con questo contenuto è proprio osservare e guardare a com'è la nostra narrazione, a come abbiamo narrato fino adesso, a che cosa perdiamo per strada. Poi non è assolutamente in contraddizione lavorare anche solamente con le donne a tema dea, proprio perché non è un dualismo oppositivo o così o colà. Nell'impossibilità di occuparsi di tutto in contemporanea, io posso settorializzare, anche lavorare solo con gli uomini, sempre con il tema dea non è una contraddizione, così come potrebbe essere un gruppo di persone che hanno un'esperienza non binaria, sempre a tema dea, così come potrebbe essere occuparsi dei cani del canile, sempre in un contenitore di dea. Mi spiego? Tutto ciò è possibile. Quello che però non è mai da dimenticarsi è di tenere sempre un occhio, un piede, uno sguardo, un orecchio teso, quello che vuoi tu, alla visione di insieme. Comunque io posso lavorare in un cerchio strettamente femminile, ma con la chiarezza che la dea non si esaurisce nell'essere umano di sesso femminile. Secondo luogo comune. La dea è parziale, perché è solo metà dell'universo, la metà yin. Wrong! Questa lettura è frutto dell'applicazione della regoletta del pensiero duale oppositivo,
Non riusciamo a vedere oltre questa logica finché la facciamo nostra e quindi se c'è una cosa con attributi femminili noi la incaselliamo in quella che è la lista del femminile secondo questo approccio di pensiero, che non è una legge universale ma che è solamente una appunto visione possibile delle cose, un dare significato alle cose. Non è quello della dea. Quindi la metà yin dell'universo con le caratteristiche attribuite allo yin, che descrive un femminile solamente passivo, solamente lunare, solamente intuitivo, solamente debole, eccetera, non è la dea. E quindi non è parzialità. Guardiamo al punto primo, quando parlavamo della dea come tutto. Come fa la dea a essere tutto? Come abbiamo detto al punto 1. Basterebbe però, quando mi ci si perde in queste letture da yin e yang, per cui ci sarebbe un maschile yang e un femminile yin, se noi andiamo a beccarci Lao Tzu, Lao Tzu, che il Tao lo scrisse un po' di millenni fa, noi in realtà vediamo che ben in 4 capitoli parla dell'intero Tao come una madre, come una sorta di principio femminile, ma in questo senso il principio femminile contrapposto al principio maschile non è la lettura da dare per capire il fenomeno della dea. Guarda, ti leggo 2 di questi capitoli perché così ci rendiamo veramente conto. Capitolo 25. Primo paragrafo. Vi è qualcosa di indefinibile anteriore al cielo e alla terra, silenziosa e senza forma, assoluta e immutabile, pervade ogni cosa senza esaurirsi. Si può considerarla la madre di tutte le cose. Io non ne conosco il nome, così la designo col nome di Tao. E ancora, paragrafo 52. Il mondo ha un'origine, che è la madre dell'universo. Conoscendo la madre si conoscono i figli, conoscendo i figli, se ci si affida alla madre non si corre alcun pericolo per tutta la vita, eccetera. Allora, qual è il fatto? Lo sappiamo tramite Luciana Perkovic, che a sua volta cita altre fonti. L'abbinamento di principi yin e yang rigorosamente, rigidamente, e dico rigidamente, al rispettivo femminile e maschile viene fatta dopo 1000 anni dalla morte di Lao Tzu. Questo è da dedurre che per 1000 anni probabilmente la lettura era quella che si può facilmente capire leggendoselo da soli Lao Tzu. Ma le note esplicative, perché poi questa divisione in maschile e femminile così netta si trova solo nelle note, e le note esplicative sono interpretazioni che sono state date dopo, anche in tempi molto recenti, per cui nel momento in cui il nostro sguardo è dualista e portatore di quelle etichette lì, quando i conti non tornano cerchi di far aggiustare la cosa in modo che tornino. Ed ecco che da lì ci sono tutte le varie interpretazioni per ritornare, per riportare Lao Tzu a quel dualismo. Ma per quel che riguarda me invece, chi fa il mio lavoro, che invece ha molto ben chiaro come questo principio di madre cosmica contenga ogni cosa nel suo ventre, questa descrizione del Tao torna alla perfezione. Però è una cosa che io non uso perché so che viene frainteso. Per molte persone il Tao è la rigida attribuzione di un femminile e di un oscuro contro la rigida attribuzione di un maschile e di un luminoso e così via. Dimenticando il fondamentale principio del movimento e dimenticando che comunque yin e yang sono sempre in correlazione con qualcos'altro, quindi in una relazione qualcosa può essere più o meno yin o yang e non in assoluto. Ecco che, come al solito, le descrizioni rischiano di venire banalizzate nella fretta di arrivare a una conclusione e una comprensione. Pensiamola come volete, ma Dea non è la metà yin dell'universo, c'è anche uno yang che la riguarda, come dovrebbe essere per tutte le cose esistenti al mondo e nell'universo avere sia yin che yang senza queste rigide separazioni. Incomprensione o stereotipo numero 3. La Dea è una forza psichica.
Per l'amor del cielo, può anche essere, se entriamo strettamente nell'ambito, nei confini della psicologia del profondo, possiamo dire che sono state utilizzate immagini di diverse dee per descrivere delle forze psichiche. Il perché, però, questo si sia fatto, per me è tutto un altro paio di maniche. Ovvero, anche chi decise il nome e la descrizione di queste forze psichiche in un modo o in un altro apparteneva a un'epoca storica e a una cultura. In particolar modo tutto questo è uscito con la forte scia della descrizione del maschile e del femminile della fine dell'Ottocento. Per chi studia altre narrazioni questo diventa particolarmente evidente, perché quando studi altri modi di descrivere il maschile e il femminile, quando studi altre popolazioni che non hanno le problematiche, diciamo, della nostra psiche, a quanto pare, che non hanno le problematiche sociali che abbiamo noi e che non hanno neanche il funzionamento del pensiero che abbiamo noi, è come se questo mondo altro che tu studi facesse come da liquido di contrasto e portasse molto bene a galla le coordinate culturali e storiche di tutto questo. Quindi il fatto che funzioni di fatto nella nostra cultura nominare certe forze psichiche con certe idee, che poi sono quelle che tanto vanno di moda adesso del pantheon greco classico, funziona perché? Perché non come dimostrazione che questa sia una legge universale, ma semplicemente perché siamo ancora nello stesso tipo di cultura, con le stesse tipi di narrazioni, con lo stesso modo di funzionare, quindi grazie al cavolo che funziona. Questo non significa che sia universale e che finisca qui. E qua è una cosa fondamentale. Su YouTube ci sono quantità di video industriali che parlano appunto di come gli archetipi femminili siano i soliti, quelli là. E la stessa cosa si fa con gli archetipi maschili. Quando noi invece lavoriamo con la dea, noi andiamo a scavare in immagini, in archetipi, in miti che abbiamo sotto il naso, che si differenziano moltissimo da questa descrizione delle dee e del femminile. Una tra tutti è Kali, dove la mettiamo? E la Baba Yaga dove la mettiamo? E Lilith dove la mettiamo? E le Morrigan dove la mettiamo? Cioè ci sono un sacco di altre attribuzioni che vengono tagliate fuori da questa, proprio perché è una visione, un contenitore di realtà, un possibile modo, ma non esaurisce tutto. Ecco che dobbiamo di nuovo stare attenti quando si parla di leggi universali. Tin 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 tin, campanellino, allarme, attenzione, attenzione. Cito una che è più esperta di me, anzi che lei lo è, io non lo sono, che è Antonella Dorisio, junghiana, che ha messo fortemente in discussione l'attribuzione del lunare femminile anche come forza psichica, proprio portando a galla l'origine culturale di questa lettura. Quindi andate a leggere lei, che lei è un'esperta del settore, lei è brava, lei è più preparata di me e io rischio di dire fregnacce, ma questo principio a me è molto chiaro. Anche la descrizione che diamo ai fenomeni psichici è orientata culturalmente. Questo non toglie che il fenomeno psichico esista, ma non è detto che debba per forza essere abbinata a un genere rigido. Andate da là, Dorisio, va. Incomprensione, stereotipo numero 4. La dea è tua madre biologica. No, 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 no. La dea non è nostra madre biologica. Ho sentito, visto, letto per anni ricercatori, anche qualche ricercatrice, che quando si mette a parlare di dea ci mette dentro, pur con la pretesa di oggettività, anche lì oggettività nella descrizione di significati, campanello d'allarme, ci mette dentro le descrizioni di probabilmente quello che sono tutti i rispettivi vissuti di conflitto con le proprie madri, quindi abbinando a un materno generalizzato quello che è però una descrizione di un materno che invece deriva da un'esperienza personale. Aspetta, nel caso non sia chiaro, esperienza personale che io posso aver fatto nella mia vita non equivale a legge universale, esperienza generalizzabile.
Questo succede in entrambi i sensi. Succede sia quando si vuole screditare il mondo della dea, del femminile, del materno, e allora giù i fiumi di quelli che sarebbero probabilmente gli errori della madre, del materno anche culturale, perché il materno in una cultura come la nostra è un materno ferito. Ok? Il materno ferito è un materno che ferisce. Questo non significa che il materno della nostra cultura sia il materno universale. Sempre differenza. Settore universale. Cultura universale. Mia esperienza personale universale. Non è la stessa cosa. Poi succede anche al contrario. Tutto quello che io avrei magari idealizzato come quello che vorrei avere dalla madre senza mettere in discussione nulla, quindi la coccola perenne, il nutrimento perenne, la pucciosità perenne, anche quello lo divinizzo e lo trasformo nella dea. Sono entrambe le cose delle spiritualizzazioni di ferite personali o comunque di distorsioni culturali, se vogliamo essere meno giudicanti. È un cancro nei cerchi femminili questa cosa, perché le aspettative sono altissime e spesso faccio una parafrasi volutamente esagerata, quindi so di essere esagerata in questo momento. Siccome con mia madre c'è un rapporto terrificante, mi sono mancate un sacco di cose, vado a frequentare il cerchio femminile aspettandomi di avere l'idealizzazione di tutto quello che mi è mancato dalla madre, quindi arrivo lì con questa super aspettativa della Madonna, salvo poi, siccome l'aspettativa per forza è realistica e siamo tutte esseri umani, viene per forza a mancare, viene a cadere, ecco che ritorna la ferita di partenza. Quella donna è cattiva perché è esattamente come mia madre. In realtà, probabilmente, le donne del nostro cerchio o la conduttrice o chi per essa non è né l'una né l'altra cosa. Soltanto che riconoscere questo schema, questa proiezione, in noi ci aiuta a interagire l'un l'altra in un modo più sano e lasciando lo spazio aperto di definizione di ambiti, di confini personali e anche narrazioni delle rispettive identità e delle rispettive visioni del mondo, che potrebbero, anzi è assai probabile, non adempiere alla nostra aspettativa. Anche per quel che riguarda chi fa ricerca sull'argomento, guardiamolo com'è il nostro rapporto, la nostra relazione con la nostra madre biologica e vediamo se non c'è un tentativo di leggere un po' tutto il femminile mediato da tutto questo. C'è una parte di tutto ciò che è inconscia, quindi è veramente molto difficile venirne a capo. Io la spiattello lì perché ognuno si faccia poi le proprie ricerche. Però per venirne a capo, per capirne qualcosa di più, dobbiamo proprio cercare di bypassare, in questo caso questo termine lo uso in senso positivo, questi automatismi, queste incomprensioni, misunderstanding che passano in automatico. La dea in realtà non è né la mamma buona né la madre cattiva. Il concetto di madre divorante che è stato utilizzato per spiegare la psicologia del profondo deriva da un materno ferito che è tipica cosa culturale nostra, che per esempio non esiste nelle culture matriarcali che pur mettono un materno al centro. L'immagine della madre che divora nella spiritualità della dea più antica, quella più spogliata da questi sostrati culturali, è molto differente, non è quella che ingloba impedendoti di crescere, ma è l'immagine della morte, che proprio perché il femminile non è solo fertilità e nutrimento, su questo ho fatto un video del perché la dea non è fertilità, lo linko sia in descrizione sia qua sopra. Lei è anche la morte, è tutto. Pensiamo alla risposta che ho dato al punto primo. Lei è tutto e nell'esistenza, nel movimento, è vita ma è anche morte. E quindi c'è la madre oscura che divora. Perché divora? La scrofa è una delle immagini simboliche della madre divoranti. Divora ciò che muore, lo riporta nel proprio ventre, però finalizzato, ottica ciclica, movimento continuo, alla rinascita. E questa parte esiste ancora adesso in varie leggende, in varie storie, in vari miti. L'uccisione finalizzata alla rinascita. Quindi ti divoro non per non farti crescere, per cui ci sarebbe bisogno. Quella roba lì è la nostra cultura. Ti divoro
come è nel mito di Cerridwen, che si mangia Guion sotto forma di chicco di grano e lo ripartorisce Taliesin. Ok, ti divoro per darti nuova nascita, perché il grembo della madre, luogo oscuro, è punto di contatto tra morte e vita, e il calderone, luogo di trasformazione alchemica, ciò che porta alla trasformazione di qualsiasi essere maschile, femminile, quelli che ne sta in mezzo, ok? Quindi siamo totalmente su un altro orizzonte simbolico, e quando vogliamo studiare la dea dobbiamo imparare ad avere chiaro quali sono le letture date su altre stratificazioni e quali invece è il nucleo di partenza, perché poi, come dice Luciana Perkovic, la battaglia di affermazione di un'altra cultura della dominanza non è avvenuta solo a colpi di spada, ma è venuta anche a colpi di penna, attraverso la riscrittura dei miti. Se questo video ti è stato utile, condividilo, parlane e iscriviti al canale, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!